Ciao, oggi realizziamo insieme questa applica all'uncinetto a forma di conchiglia, un po' in stile marino. Partiamo subito, io utilizzerò il filato di cotone Drake della Tessiland e un uncinetto numero 4. Parto col mio cappio e vado a fare un finto cerchio magico, quindi 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e faccio una maglia bassissima nella prima che ho fatto. In questo modo creo un piccolo anellino. Dopodiché entro, mi porto dietro il codino di avviamento e faccio una maglia bassa e vado a fare 8 maglie basse dentro a questo cerchiolino, quindi una l'ho già fatta, 2, 3, 4, una volta fatte le 8 maglie basse tiro un po' il centro e vado a fare 2 mezze maglie alte in ciascun punto per 8 volte, quindi carico il filo, entro nella maglia successiva e faccio una mezza maglia alta, vuol dire che lavoro come per fare una maglia alta, ma invece che far uscire solo le prime 2 asole le faccio uscire tutte e 3 insieme, 1, 2 nello stesso punto, così per 8 volte, 1, 2 e siamo a 2, 1, 2 e siamo a 3, 1, 2 siamo a 4. Una volta arrivate a 8 vado a fare 2 maglie alte, scusate, in ciascun punto per 16 volte. Quindi carico il filo e stavolta faccio maglia alta normale e ne faccio 2 in ciascun punto, 1 e 2 e siamo a 1. Mi sposto, 1 e 2, siamo a 2, carico, mi sposto, 1 e 2, siamo a 3, così per 16 volte. Una volta arrivati ai 16 semplicemente carico il filo 2 volte e vado a fare 2 doppie maglie alte in ciascun punto per altri 16 punti, quindi entro, faccio una doppia maglia alta, quindi carico, faccio uscire 2, carico, faccio uscire 2, carico, faccio uscire 2, carico 2 volte sull'uncinetto, entro nello stesso punto, carico, tiro fuori, scusate, carico, tiro fuori 2, carico, tiro fuori 2, carico, tiro fuori 2. Ho fatto 2 doppie maglie alte nello stesso punto. Lo andrò a fare di nuovo per 16 volte. Una volta fatte le ultime 16 posso tagliare il filo e chiudere con una maglia bassissima. A questo punto vado a prendere il mio colore in contrasto. Io per il video ho scelto questo color corallo, l'altro era fatto color petrolio, però questo qua si vede un po' meglio con la lavorazione, quindi ho deciso di farlo così. Faccio sempre il mio cappietto, così, tolgo l'uncinetto, lavoro sulla parte dritta. Allora vedete il rovescio è dove esce il vostro codino di avviamento e lo vedete anche perché tutta la spirale diciamo è un po' più spessa, mentre il dritto è questa parte qua. Allora adesso mi infilo, vedete nel buco questo qua centrale, mi infilo in questo modo, ok? Si crea uno spazietto che sono le basi delle nostre catenelle. Infilo il cappio e lo faccio passare in questo modo e faccio una catenella. A questo punto vedete che
alla base, procedendo, trovo tutti questi altri archetti che sono le basi della mia riga successiva. Quindi troverò, diciamo, queste assi che costituiscono la struttura della spirale. Vado a incastrarmi proprio lì sotto e faccio maglie bassissime. Una, vedete qua già le prime due sono le più difficili, poi pian piano si vedono sempre di più. Qua si vede già la prossima, che è questa qua. Entro in questo modo, maglia bassissima, entro in quella dopo, maglia bassissima, entro in quella dopo, maglia bassissima. Ecco, bisogna stare un po' attenti perché ogni tanto ci si incastra quando poi non prendi bene il punto. Ecco. Ok, maglia bassissima e proseguo in questo modo. La cosa importante è che quando imbeccate, diciamo, questi assi, è importante che siano puliti, cioè non dovete entrare dentro un punto in modo che si apra, eccetera. Deve esserci proprio questa specie di venatura limpida, precisa. La vedete? Ci entrate in questo modo e fate la vostra maglia bassa. Vedete che pian piano che si lavora si vede sempre meglio. E procedete in questo modo. Questa, diciamo, è una parte un po' più faticosa proprio manualmente, però dà quel tocco che è proprio perfetto. Cambia proprio il volto del lavoro, da una cosa magari un po' semplice a una cosa ad effetto. Come sempre sono i dettagli che fanno la differenza. E questa tecnica qua si può utilizzare in tutte le volte che voi dovete fare un ricamo, un rilievo, un qualcosa, potete usare questa tecnica. Anche su un maglione dritto. Allora, ci vuole un po' più di manualità perché lì magari non avete proprio una struttura che vi dà una linea geometrica da seguire, ma se magari fate una piccola imbastitura con l'ago, o anche semplicemente con una matita da tessuta sarta, fate la vostra forma che volete realizzare e poi seguite in questo modo il disegno. Se avete ad esempio un maglione appunto piatto con un punto semplice, magari fatto maglia alta o maglia bassa, e prendete la maglia in sostituzione di questi archetti che noi stiamo trovando nella struttura della spirale, e poi il principio è lo stesso. Quindi proseguiamo fino a qua. Una volta arrivati all'ultimo punto, diciamo, interno, si può dire che è tutta in discesa, nel senso che poi vi troverete queste altre maglie in cui dovete andare semplicemente a fare una maglia bassa in ciascun punto, quindi fino alla fine del giro. Quindi una volta arrivati alla fine si può tagliare il filo, chiudere con una maglia bassissima. Poi io di solito faccio anche un nodino tra i due fili in modo da assicurarli. Poi potete lasciare lunghi fili se volete utilizzarli, per esempio come decorazione, in modo da imbastire, diciamo, la posizione iniziale,
Qua tiriamo ancora un po' il centro e facciamo passare sotto il nostro filetto di avviamento. Anche qua facciamo il nodino e poi possiamo tagliare. Quindi queste qua si possono utilizzare o come decorazione su borse, magliette, anche borse da spiaggia in Utah, secondo me sono bellissime, unite anche insieme ad altri elementi marittimi, che adesso poi ne farò altri nei prossimi giorni. Potete fare anche magari una ghirlanda decorativa se avete una casa al mare o se volete fare una festa a tema marino, oppure un'altra idea molto carina secondo me è di utilizzare queste due conchiglie, una e uno due, come diciamo base per un costume da bambina, ovviamente bambina piccola perché non deve avere tanto seno, però secondo me è un'idea molto. Come sempre io vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e per chi vuole sostenere c'è anche la possibilità di abbonarsi. Grazie e ciao!